Rieccoci con un nuovo video, quest'oggi come vedete appunto con le carte della Sibilla Indovina. Che cosa ovviamente andremo a chiedere quest'oggi al mazzo di Sibille, alle nostre chiacchierine? Ebbene, cercheremo di capire se appunto una persona con la quale avete una frequentazione nascosta o comunque una persona che ovviamente vi piace molto e che quindi però è impegnata con un'altra persona, ecco, cerchiamo di capire se a prescindere comunque dalla vostra presenza nella vita di questa persona, il rapporto tra la compagna ufficiale e appunto questa persona avrà un epilogo negativo, quindi se diciamo entro il futuro più o meno immediato tra queste due persone, quindi tra l'uomo che vi piace o appunto con il quale avete una storia segreta e la compagna ufficiale, la situazione inizierà diciamo un po' a scricchiolare ed eventualmente se ci possa essere comunque una sorta di rottura. Ovviamente, come avrete già notato, questo sarà un video ad una sola variante. Chi mi segue da tempo lo sa che io alterno costantemente video a doppia variante, tra le quali ovviamente poter scegliere variante 1 e variante 2, a video a una sola variante, come ovviamente in questo caso. D'accordo? Questo sarà appunto un video a una sola variante. Ovviamente, ragazzi, aperta e chiusa parentesi, per chiunque voglia conoscere qualcosa in più di questo straordinario antico mazzo di Sibille, ovviamente io vi lascio come sempre il link in descrizione di un mio video precedente in cui appunto descrivo dettagliatamente carta per carta e ovviamente anche il percorso storico, la nascita di questo meraviglioso mazzo appunto di Sibille, le Sibille appunto francesi, d'accordo? La Sibilla dei Saloni. Dunque direi che a questo punto possiamo iniziare a mescolare appunto il mazzo di Sibille per riuscire appunto a capire se la persona che vi piace, ovviamente, persona purtroppo ahimè già impegnata, deciderà, a prescindere dalla vostra presenza nella sua vita, ovviamente di chiudere il rapporto con la compagna ufficiale. Insomma, cerchiamo di capire come procederanno le cose con la compagna ufficiale, nel bene e ovviamente nel male, chiaramente. Dunque, vediamo un po'. Perfetto, ora iniziamo appunto a stendere le carte sul tavolo di stesa, secondo un metodo che come al solito vi spiegherò posizione per posizione, carta per carta, quindi non vi preoccupate. Perfetto, dunque come appunto avrete notato qui abbiamo 5 carte, è una disposizione a croce, però non è ovviamente la disposizione a croce semplice, che diciamo tendenzialmente appunto è una metodologia di stesa che si usa prevalentemente con le sibille, non che non si possa utilizzare ragazzi con le sibille, però diciamo che io amo molto seguire la tradizione, di conseguenza si usa di rado. In questo caso abbiamo comunque 5 carte, ovviamente in posizione appunto primaria, quindi la prima carta estratta rappresenta ciò che sarà a vostro favore, quindi evidentemente i risvolti peggiori, le situazioni ovviamente più negative per quanto riguarda ovviamente la coppia suddetta. Seconda posizione, ciò che invece sarà a vostro sfavore, cioè obiettivamente invece
Quali saranno le motivazioni che porteranno questa coppia, per esempio, a rimanere ancora eventualmente unita? Terza posizione, il giudizio complessivo su quanto accadrà tra appunto l'altra persona e la compagna ufficiale. Quarta posizione, ciò che ovviamente andrà ad accadere nell'immediato futuro, ovviamente, tra la persona che vi piace, con la quale avete una relazione nascosta, e la compagna ufficiale. Posizione centrale, ovviamente, il responso definitivo. Quindi sicuramente nei prossimi mesi, ovviamente, che cosa accadrà tra quest'uomo e questa donna. Come sempre, ovviamente, appoggiamo il resto del mazzo in questa posizione in modo che chiaramente non dia assolutamente fastidio alla stesa. E dunque iniziamo appunto dalla prima posizione, ossia appunto i pro per voi della situazione. Vediamo un po'. Allora, e qui abbiamo la carta della stizza. Allora, ragazzi, tra l'altro la carta della stizza, la sibilla della stizza, come potete vedere, è legata ad una carta, ad un arcano minore di bastoni, l'8 di bastoni. Allora, questo che cosa significa? I bastoni, in particolar modo l'8 di bastoni, si riferiscono generalmente e si riferisce generalmente alle comunicazioni. La sibilla della stizza parla di appunto comunicazioni che ovviamente porteranno stizza, quindi comunicazioni molto negative che ovviamente coinvolgeranno questa coppia. Che cosa vuol dire? Che questa è una coppia che, a prescindere però, ragazzi, ovviamente da voi, tende a non saper comunicare. È una coppia che, diciamo, tende a litigare tanto ed è una coppia che obiettivamente fa fatica ad andare d'accordo, cioè sono due persone che caratterialmente non si trovano per niente. Quindi sono due persone che molto spesso si ritrovano appunto a bisticciare, d'accordo? La carta della stizza, ragazzi, rappresenta generalmente appunto soprattutto una figura femminile, come potete vedere, in questo caso malevola. Quindi tra lui e lei, quella che diciamo ha il dente più avvelenato è ovviamente lei. La lei della coppia è una donna molto egoista, è una donna infantile, è una donna dispettosa, è una donna rancorosa, vi ripeto, molto immatura, invidiosa, anche collerica, capricciosa, indisponente. Cioè, questa donna non ha nulla di saggio né di maturo. È una donna anche, tra l'altro, ben poco sincera. Quindi, diciamo, potrebbe aver avuto spesso un atteggiamento un po' troppo civettuolo con altre persone. È una persona imbrogliona, falsa, è una persona dedita all'inganno ed è anche una persona invadente. Quindi una persona che, nonostante lei per prima si comporti male, quindi potrebbe averlo già tradito, in realtà è una donna che lo controlla. D'accordo? Quindi obiettivamente è una persona che tende, diciamo, a portare avanti nella coppia situazioni malsane e anche situazioni assurde di ripicca, per cui si offende per un non nulla e crea delle situazioni molto negative. Cioè, la carta della stizza rappresenta un elemento femminile che tende proprio a creare caos nella vita altrui, ma anche nella propria stessa vita, quindi ovviamente anche nel proprio ambito sentimentale, nella sua stessa vita. È una persona che tende anche a creare, diciamo, dei momenti di litigio tra famiglie. Quindi è una persona che obiettivamente tende a far litigare gli altri, quindi è una donna molto zizzaniosa, d'accordo? Cioè potrebbe aver creato litigi tra lui e la famiglia di lei o lui e la sua stessa famiglia. Quindi effettivamente è una pianta grane questa donna, ha un atteggiamento infingardo, ricco di sotterfugi, è una donna che prova rancore ed è una donna che, vi ripeto, provoca caos per futili motivi.
Quindi è una donna veramente di cui, diciamo, non fidarsi, e lui non si fida di lei. Però effettivamente con questa carta, tra lui e lei, la causa primaria delle loro discussioni è lei. Perché è lei che in qualche modo provoca le discussioni. È una donna sempre insoddisfatta, non le va mai bene niente, e magari anche una donna che fa paragoni inopportuni, indelicati tra lui e altri uomini. Quindi obiettivamente è una persona che tatto zero, empatia zero, causa soltanto problemi. Quindi obiettivamente come elemento negativo, ecco perché a vostro favore, nell'ambito della loro coppia c'è proprio il comportamento di questa donna, che ha veramente un comportamento più che infantile, direi un po' folle, d'accordo? Quindi è una persona che mente spudoratamente, vede il marcio negli altri perché lei è la prima a compiere il marcio, ed è una persona che fa delle sceneggiate madri anche per delle stupidaggini. Ed è soprattutto, vi ripeto, una donna molto rancorosa, perché di fronte anche al minimo sgarro tende comunque sempre a volerla far pagare. Quindi è una persona che ha ottima memoria, però solo sulle cose negative, non ricorda mai le cose positive, rinfaccia. Ecco perché tendono spesso anche a litigare, perché magari lei rinfaccia a lui cose accadute magari chissà quanto tempo fa, e questo chiaramente provoca delle grosse discussioni. Lo accusa tanto, perché la carta della stizza parla di chi accusa. D'accordo? Quindi ha veramente un'influenza negativa su di lui e sul suo stato d'animo. Quindi in caso abbiate visto lui particolarmente magari disturbato, comunque turbato, comunque nervoso, stressato, qui la, diciamo, vera causa di tutto ciò è soprattutto lei, il comportamento di lei. È una donna dal carattere, ripeto, particolarmente folle, Quindi non ha una stabilità e un equilibrio, diciamo, ben solido, d'accordo? Anzi, direi che al contrario ha dei comportamenti malsani, ahimè, cristallizzati nel tempo. Cioè questa donna si comporta così per una sorta di modus operandi negativo. D'accordo? Quindi questa cosa è molto positiva per voi, non per lui, ma per voi, perché lui paragona il comportamento di questa sciocca a voi. D'accordo? Quindi voi ovviamente ne risultate massimamente vincenti. Vediamo in seconda posizione invece che cosa può essere a vostro sfavore nell'ambito di questa coppia. Naturalmente gli impedimenti, chissà chi glieli impone, questi impedimenti. Allora ragazzi, la carta degli impedimenti o dell'impedimento, come vedete legata ovviamente a una carta di denari, quindi non a una carta di picche, rappresenta appunto, diciamo, dei piccoli impedimenti, degli ostacoli, dei contrattempi posti sulla vostra strada, cioè vedervi, sentirvi. Indovinate un po' posti da chi? Da lei. Perché ragazzi, ovviamente le carte non vengono disposte sul tavolo di stesa a caso, d'accordo? Quindi è chiaro che la carta che precede l'impedimento è questa energia femminile così negativa. Quindi è molto spesso lei che causa, diciamo, dei contrattempi in caso voi vogliate vedervi o sentirvi. Ora, voi potreste giustamente pensare, ma perché dunque lei sospetta qualcosa? Potrebbe sospettare qualcosa. Vi ho detto che è una donna che tende a controllare molto. Ma anche nel caso in cui lei non sospetti di voi, perché lei appunto agisce così? Perché gli crea fastidio? Perché lei gode terribilmente, ve l'ho detto prima, nel creare caos nella vita altrui. È una donna profondamente zizzaniosa. È una folle questa donna, quindi è normale che lei si diverta da morire nel vedere quest'uomo in grosse difficoltà. Quindi questi impedimenti sono creati dalla presenza, ovviamente, primaria della prima carta estratta, che è fondamentale in una stesa, perché è un'energia vincolante rispetto ovviamente a tutte le altre carte. Questo vale nei tarocchi ma anche nelle sibille, d'accordo?
Quindi gli impedimenti, ok, sono portati ovviamente da lei. Ora, perché vi ho specificato è una carta di denari e non di picche? Perché gli impedimenti rappresentano degli ostacoli temporanei, quindi è chiaro che lei non può rapirlo, d'accordo? Non può chiuderlo in casa, non può sequestrargli il cellulare, d'accordo? Di conseguenza è chiaro che lui prima o poi si libera, quindi prima o poi si libera, vi chiama, vi cerca, viene da voi. Però è chiaro che il comportamento di lui dipende molto nei vostri confronti, nei confronti della vostra storia o comunque diciamo della vostra tra virgolette amicizia, ecco, dipende dai comportamenti malsani e completamente squilibrati di questa donna. D'accordo? Quindi obiettivamente ecco che ribadisco, in caso voi vediate questa persona in determinati momenti particolarmente presa da appunto molte cose, faccende da sbrigare, attenzione perché in realtà queste faccende sono portate da lei, d'accordo? Che tende molto a usare le altre persone per non fare determinate cose, cioè questa donna ha bisogno praticamente del cavalier servente, d'accordo? Quindi preferisce sempre demandare ad altri e demanda sempre a lui, lo tratta veramente molto male questa donna, Quindi obiettivamente crea molti ostacoli, però vi ripeto ragazzi, niente di drammatico perché sono soltanto ostacoli momentanei, d'accordo? Quindi l'evoluzione della situazione c'è, ci sarà, perché questa è una carta che già ci parla del futuro, però chiaramente ragazzi la presenza di lei rende le cose un po' più precarie, non difficili, d'accordo? Però più precarie. Cioè, diciamo, sono dei piccoli momenti di difficoltà, anche magari contrasti tra di voi causati dal nervosismo che questa situazione causa a lui. D'accordo? Quindi la carta dell'impedimento parla proprio di piccole difficoltà pratiche legate alla quotidianità, quindi circostanze indesiderate, imprevisti. Quindi vi ripeto, piccoli momenti di negatività a discapito vostro, in questo caso in particolar modo del consultante. D'accordo? Piccoli contrattempi però ragazzi, e niente di più, quindi non stiamo parlando di una carta di picche, ovviamente. Vediamo ora invece in terza posizione appunto il giudizio complessivo di ciò che accadrà tra queste due persone. Allora, e qui abbiamo la riconciliazione. Attenzione, non è una carta di coppe, qui abbiamo il 5 di denari. Cosa vuol dire? Allora, la carta della riconciliazione parla di, diciamo, prossimi giorni dettati maggiormente da un cercare di venirsi incontro da un punto di vista dialogico. Quindi perché ho detto non è una carta di coppe? Perché non stiamo parlando di una coppia che ritrova la felicità e l'armonia, stiamo parlando di una coppia che, vedete, cosa stanno facendo questi due ragazzi? Si stanno dando la mano, quindi a tavolino decidono momentaneamente di darsi una calmata, perché evidentemente ci sono stati dei momenti ad oggi e anche ovviamente nel più recente passato delle situazioni molto difficili tra lui e questa persona. Vi parlavo di litigi veramente all'ordine del giorno. Ecco che questa coppia deciderà, diciamo, di mettere momentaneamente da parte il rancore, diciamo, per ovviamente cercare di trascorrere evidentemente i prossimi giorni, magari anche di vacanza, non in amore, perché non è una carta di coppe, lo ribadisco, ma è una carta che parla di cercare il più possibile di andare d'accordo facendo, vedete, buon viso a cattivo gioco. D'accordo? Quindi cercheranno in qualche modo di aprirsi molto di più ad una comunicazione pacifica, perché, vi ripeto, queste sono due persone che se le sono dette veramente di tutti i colori, hanno affrontato una situazione veramente di grande disaccordo, cercheranno il più possibile di rendere la situazione, ragazzi, se non altro vivibile. D'accordo? Quindi cercheranno di creare un clima di maggior collaborazione. Ma vedete, è una fredda collaborazione. Questa non è una carta che parla d'amore. Qui ci sono due ragazzi
magari anche due colleghi di lavoro che cercano un punto di incontro. Non stiamo parlando d'amore, d'accordo? Quindi nei prossimi giorni cercheranno in qualche modo di evitare di guardarsi in cagnesco e ovviamente di in qualche modo dar libero sfogo a tutti i loro sentimenti negativi, d'accordo? Ma è semplicemente un momento di, diciamo, armonia comunicativa. Non stiamo parlando né di eros né di amore. È un 5 di denari. Perché lo fanno? Vi ripeto, lo fanno per, diciamo, un tornaconto, 5 di denari, quindi un tornaconto pratico. Questo tornaconto pratico potrebbe riguardare appunto una questione economico-finanziaria o potrebbero trovare un accordo economico-finanziario su questioni che sino ad ora hanno portato queste due persone veramente a scannarsi, a dirsene di ogni, d'accordo? Quindi non stiamo parlando d'amore. Ora vediamo in quarta posizione invece appunto che cosa accadrà tra queste due persone, diciamo nell'immediato futuro, d'accordo? Vediamo un po'. E qui abbiamo la carta dei giocatori, 2 di spade. Ragazzi, cosa vi ho detto poco fa? Come volevasi dimostrare. Allora, cosa vuol dire questo? Che queste due persone cercheranno un accordo per tornaconto personale. Qui abbiamo il 2 di spade, quindi la carta dei giocatori. Allora, innanzitutto è una carta di spade, quindi vi ribadisco che queste due persone non si amano più. Probabilmente non si saranno neanche mai amate queste due persone perché mi risultano caratterialmente molto diverse. Sicuramente queste due persone non provano attrazione ovviamente l'una per l'altra, bensì, questa è la sibilla dei giocatori, cioè furbamente cercheranno ciascuno, sia lui ma attenzione anche lei, di guadagnarci il più possibile da questo momento di pausa, diciamo, di tregua, da un passato particolarmente duro e belligerante. Quindi queste persone cercheranno di far buon viso a cattivo gioco anche di fronte ad altre persone, quindi di fronte per esempio a parenti o amici, d'accordo? Quindi questa è una persona che farà di tutto per cercare di non mostrare ad altri amici, parenti, alla società che tra di loro non c'è più nulla, e lo faranno per un proprio tornaconto personale, quello di cui vi parlavo poco fa. Ovviamente, vi ripeto, queste due persone sono molto distanti, quindi stanno già pensando, ciascuno dei due, ad una propria strada diversa rispetto al loro rapporto. È chiaro che però queste due persone per il momento, quindi nell'immediato futuro, non pensano di rivoluzionare in negativo il loro rapporto, o comunque non lo faranno entro le prossime settimane, entro i prossimi giorni, come penso sia deducibile, perché ci sono delle questioni sulle quali si devono ancora mettere d'accordo, ma nella propria interiorità abbiamo 2 di spade, cioè 2 persone distanti, addirittura, vedete, rivali. Quindi queste 2 persone non si amano, non si desiderano, il loro rapporto è finito, è chiuso, ma vi ripeto, è una situazione, vedete, che coinvolge più persone, quindi secondo me le 2 famiglie, la famiglia di lui e la famiglia di lei, di fronte alla quale o alle quali fingeranno che vada tutto bene, per ovviamente cercare evidentemente di non inasprire la situazione, ma soprattutto per cercare di portare avanti furbamente e con discrezione la propria vita altrove e una progettualità altrove. Tra l'altro il 2 di spade, come in questo caso la carta dei giocatori, parla di comunicazioni furbe che lui farà a voi e lei secondo me anche a qualcun altro, perché secondo me lei ha qualcun altro o comunque anche lei ha un'altra simpatia. Quindi ciascuno agirà in maniera furba, giocandosi, vedete, le giuste carte al momento giusto.
Quindi aspettatevi anche comunque una comunicazione o comunque un volervi raggiungere da parte di questa persona. Per il momento ancora da impegnato, lui ma anche lei, però vi ripeto con una progettualità chiara in testa, ma per il momento devono fingere per un proprio tornaconto personale. A mio avviso, essendoci questa carta, appunto questa sibilla legata al 5 di denari, per questioni economico-finanziarie che devono valutare e sulle quali necessita un certo accordo. Aspettatevi però, vi ripeto, delle comunicazioni da parte di questa persona nel momento che lui riterrà ovviamente più opportuno. D'accordo? Però vi ripeto, questa è una situazione che, ahimè, prevede la compartecipazione di troppe persone. A mio avviso, vi ripeto, i familiari, o della famiglia di lei o della famiglia di lui o di entrambe, perché la carta dei giocatori parla sempre di una pluralità di persone che mette il becco in situazioni che non dovrebbero ovviamente riguardare. Ora ragazzi, in posizione centrale il giudizio finale, quindi cerchiamo di capire se ovviamente entro le prossime settimane o comunque entro i prossimi mesi, quindi diamo uno sguardo più lontano alla situazione, come appunto procederà il rapporto tra queste due persone. Qui abbiamo la carta del protettore. Allora ragazzi, la carta del protettore rappresenta l'intervento di una energia maschile adulta, potrebbe essere un genitore o di lui o di lei, oppure potrebbe essere addirittura un legale, d'accordo? Perché il protettore è legato ovviamente al re di bastoni, quindi una persona che potrebbe essere professionalmente legata o a lui o a lei o ad entrambi, che interverrà in questa situazione per finalmente creare un accordo. Ripeto, non parliamo di una carta di coppe, quindi tra queste due persone, ripeto, non c'è amore e ovviamente non ci sarà. Il protettore è una persona che cercherà, grazie ovviamente o alle proprie conoscenze professionali o comunque grazie per esempio anche alla stima, alla fiducia che ripongono lui e lei in questa persona, in lui, in questo protettore, ecco, cercherà e riuscirà in qualche modo a creare una situazione di accordo. È comunque una figura maschile adulta, quindi ovviamente come tutti i re generalmente ha dai 40-45 anni in su, che andrà ad aiutare in maniera pratica bastoni questa coppia in un grave momento di difficoltà della loro vita. Ora è chiaro ragazzi che il protettore potrebbe essere appunto un genitore benestante che generosamente può aiutare questa coppia da un punto di vista economico, quindi potrebbe fare da garante all'uno o all'altra, oppure potrebbe essere una persona che porta aiuto psicologico, per esempio, ad uno dei due. Lei abbiamo visto che probabilmente ne ha anche bisogno, Quindi potrebbe essere anche, per esempio, un esperto da un punto di vista economico-finanziario, comunque un amico fidato, ma veramente fidato, generalmente, vi ripeto, una persona adulta, matura, oltre la mezz'età, diciamo, quindi una persona che aiuterà da un punto di vista pratico questa coppia. Non a rimanere insieme, d'accordo? Ma a trovare un accordo circa queste situazioni economiche date da questa sibilla della riconciliazione, da questo 5 di denari. Quindi una persona che potrebbe, diciamo, dargli il consiglio giusto o l'aiuto giusto. Per ovviamente ragazzi cercare di fare in modo che la situazione effettivamente non esploda, perché ve l'ho detto anche prima, questa storia è una polveriera, queste due persone non si sopportano, queste due persone litigano costantemente, non si stimano, non si amano e procederanno ovviamente in questo senso. È chiaro che potrebbe essere anche un legale, potrebbe essere anche un avvocato divorzista, assolutamente sì, perché vi ripeto, generalmente il re di bastoni è un esperto,
È un professionista che offre appunto, diciamo, tutta la sua conoscenza in materia. D'accordo? Quindi è una persona che servirà, vi ripeto, non a farli rinnamorare, anche perché è impossibile, ma ovviamente è una persona che cercherà di sedare in tutti i modi queste diatribe. Soprattutto, vi ripeto, da un punto di vista economico-finanziario. Quindi è una persona che gli aiuterà a trovare un accordo, potrebbe essere anche un avvocato. Questo sicuramente sì. Dunque una figura positiva generalmente alla consultante, perché ripeto, il re di bastoni è una figura positiva come il re di coppe rispetto ovviamente alla consultante, quindi una persona che aiuterà anche in maniera indiretta voi in riferimento a questa faccenda. D'accordo? Quindi una persona comunque che andrà ad aiutare o lui o lei o entrambi, cercando ovviamente di dare una mano a questa coppia nel migliore dei modi. Dunque ragazzi, per rispondere alla domanda iniziale della stesa, questo è un rapporto pessimo, è un rapporto destinato alla chiusura, è un rapporto tra due persone rivali che non si amano e non si desiderano più, come abbiamo visto con la Sibilla dei giocatori, due persone che momentaneamente faranno buon viso a cattivo gioco, due persone che cercheranno un accordo da un punto di vista economico-finanziario, ma lo troveranno soprattutto grazie a questo protettore, quindi a questa persona adulta, saggia e matura, che potrebbe essere un parente oppure potrebbe essere un professionista, comunque qualcuno che li aiuterà a trovare questo accordo da un punto di vista economico-finanziario. Non è uscita una carta di coppe, mai in questa stesa, d'accordo? Quindi non sono due persone destinate a ritrovarsi, ma sono due persone destinate a trovare un accordo e quindi in qualche modo anche finalmente a poter vivere un'evoluzione maggiormente più sicura e serena in riferimento ad un nuovo futuro, ognuno per la propria strada. D'accordo? Questo è un passo importante, ragazzi, cioè è un passo verso la vostra vittoria, o comunque è un passo che porta queste due persone a sentirsi maggiormente con le spalle coperte e quindi a decidere con maggior serenità circa il loro futuro. D'accordo? Quindi è chiaro che, vi ripeto, queste due persone non si ritroveranno innamorate perdutamente, anzi, cercheranno di fare buon viso a cattivo gioco, quindi fingeranno, ma vi ripeto, per questioni che devono ancora valutare e risolvere. Le risolveranno grazie all'aiuto di questa persona, ovviamente. È chiaro ragazzi che però ovviamente voi sapete che io poi tendo a rifare le stese, di conseguenza andremo ancora ovviamente a tenere d'occhio la situazione, ovviamente io lascio passare un certo lasso di tempo ma poi io ripropongo ovviamente le stese, di conseguenza andremo ancora appunto a tenere d'occhio ovviamente la situazione, d'accordo? Per cercare di capire dopo questo momento evolutivo importante come ovviamente evolverà la situazione e con lei e con voi. Ovviamente vi ripeto e ribadisco che comunque con lei la situazione direi che è piuttosto chiara, d'accordo? Quindi una situazione in cui ovviamente ci sono delle questioni pratiche da sistemare che riguardano il denaro, non c'è più amore, non c'è più sessualità, ma non c'è neanche proprio più né un cercarsi né un desiderarsi, d'accordo? Con una figura femminile davvero molto ingombrante. Come sempre, ovviamente, mi raccomando, forza, determinazione, voi andate avanti sempre per la vostra strada, a prescindere dalla vita degli altri. Ragazze, mettetevi come priorità, la vita è troppo preziosa, d'accordo? Come sempre, mi raccomando, tanta forza, tanto coraggio, tanta determinazione. Ovviamente, come sempre, buon percorso karmico, buona fortuna e a presto!